Giusto nella tomba di Tutankhamon, prima di Carter, erano arrivati i ladri. Benvenuti su Archeo Vibes. Riuscite a vedere qualcosa? Sì, cose meravigliose. Questo è uno dei dialoghi più famosi della storia tra Carter e Lord Carnarvon. La preziosità del corredo funebre, trovato quasi intatto, rese il sovrano bambino immortale nel tempo. Tutankhamon, conosciuto tra i suoi contemporanei come Neb-Kheperura, visse intorno al 1341 a.C., dodicesimo re della XVIII dinastia, inserita nel periodo storico chiamato Nuovo Regno. Dietro la breve vita di Tutankhamon avvennero alcuni eventi che, insieme al ritrovamento indescrivibile della tomba, lo resero immortale nel tempo. È ricordato come il sovrano bambino perché salì al trono in tenera età, aveva circa 9-10 anni. Il giovane sovrano è ricordato anche per aver ribaltato il culto monoteista di Aton, voluto dal padre Akhenaton, in favore di Amon, da cui il suo nome che vuol dire immagine vivente di Amon. Riportò la capitale a Tebe e ricostruì i templi distrutti di Karnak e Luxor. Il faraone morì intorno al 1323 a.C., a soli 18 anni. La sede del suo sonno eterno fu la Valle dei Re. Il 4 novembre 1922 l'egittologo Carter e Lord Caravan scoprirono il primo gradino di quella che in futuro prenderà il nome di tomba KV62. Il 24 novembre Carter, che aveva portato lo scavo a livello del corridoio, si accorse che la tomba era stata violata. Infatti, lungo tutto l'ingresso vi erano cocci disseminati e fu trovata l'unica rappresentazione di Tutankhamon da bambino, una testa il cui volto risultò spaccato perché caduta ai ladri durante la fuga. Questo unico oggetto non fu mai catalogato da Carter, anzi fu trovato dagli operai dietro un mucchio di oggetti nascosti e si è sempre pensato che l'archeologo volesse rubare il reperto e tenerlo per sé. Quando arrivarono alle porte A, B e BC, si resero conto che furono violate almeno 2 volte subito dopo la sepoltura del sovrano, ma fortunatamente i ladri furono scoperti e la tomba nuovamente sigillata. Sulle pareti murate della tomba si trovano 7 diversi sigilli di epoche diverse. La sovrapposizione di alcuni di questi sigilli, tra cui quello della necropoli tebana che rappresentano il dio sciacallo Anubi che sovrasta 9 prigionieri con le braccia legate, cioè nemici dell'Egitto, ha consentito di individuare la cronologia delle incursioni dei ladri. Fortunatamente ben poco fu portato via, cosicché l'inestimabile corredo funerario di Tutankhamon è giunto sino a noi. Grazie per aver accolto questa storia, un frammento di passato che ha attraversato il tempo per giungere fino a noi. Se hai camminato con me fin qui, forse anche tu senti il fascino delle voci antiche che ancora sussurrano tra le pieghe del presente. Seguimi se vuoi continuare questo viaggio tra memorie, racconti dimenticati e piccole meraviglie custodite dal tempo.